Buongiorno ragazzi, scusate il casino, ma sono pieno di retroprogetti. Sto controllando ad uno tutti i computer che ho acquistato qualche tempo fa. Mitico! Avrò parecchio da scrivere sul mio blog www.valoroso.it e anche diversi video da realizzare su questo canale YouTube relativi a diverse periferiche per l'Amiga. Ad esempio, ho realizzato un cavo per collegare il Gotek alla porta esterna del floppy dell'Amiga e ho anche realizzato questi due connettori per provare le porte seriale parallela sempre dell'Amiga. Ma anche se qui ci sono degli Amiga, vorrei tornare a parlarvi del Commodore 64 ed in particolare del mouse per il Commodore 64. Fino a poco tempo fa manco sapevo che il Commodore 64 potesse avere un mouse. Poi mi è stata regalata The Final Cartridge 3 Plus, un'interfaccia che si collega alla porta d'espansione del Commodore 64 e avvia un sistema operativo simile a Windows. Se vi siete persi il video della costruzione dell'interfaccia Final Cartridge 3 Plus, metto il link in descrizione. Provando l'interfaccia, io e Leo ci siamo accorti che è piuttosto difficile muovere il puntatore del mouse con il joystick. Mi sono informato e ho scoperto che esistevano diversi mouse per il Commodore 64. Infatti, si può utilizzare The Final Cartridge 3 Plus con il mouse e anche altri sistemi operativi come il GEOS supportano il mouse. Ho quindi deciso di acquistare un mouse compatibile con il Commodore 64. Quando acquistate il mouse, prestate attenzione, anche se hanno il connettore simile, non tutti i mouse sono compatibili con il Commodore 64. Bisogna acquistare un mouse compatibile, come ad esempio il Commodore 1350 o il Commodore 1351. Altri mouse, come quelli per Amiga, per Atari o i vecchi mouse seriali per il PC, non sono compatibili. Collegando il mouse sbagliato potreste danneggiare il computer, come è accaduto a me quando ho collegato un mouse seriale per PC all'Amiga 500. Sfortunatamente i mouse per il Commodore 64 sono piuttosto costosi. Se non volete fare un investimento del genere, potete accontentarvi di un adattatore per collegare un mouse PS2 al Commodore 64. In alternativa, dovrete allenarvi ad aprire il portafogli, perché i prezzi sono davvero esagerati. Per fortuna mi è capitata su eBay questa occasione di un mouse poco costoso. Poco si fa per dire, è costato un po' meno di quelli che abbiamo visto prima. La traduzione dell'inserzione del mouse sembrava promettere bene, così l'ho acquistato. Dopo pochi giorni, il pacco con il mouse mi è stato recapitato a casa. Il mouse si presenta in buone condizioni, non eccellenti in realtà. Un'accurata pulizia interna ed esterna è opportuna e la vedrete se continuerete a seguire questo video fino alla fine. E se vi fa piacere potete mettere un like a questo video, iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Proviamo il mouse con il Commodore 64 e con la Final Cartridge 3 Plus. Colleghiamo il mouse alla porta joystick 1 del computer. Come promesso dal venditore, il mouse funziona piuttosto bene. Il mouse Commodore 1350 utilizza gli ingressi digitali della porta del joystick, a differenza del 1351 che utilizza gli ingressi analogici. Lo possiamo notare utilizzando questo joystick tester. Vediamo come il mouse simuli lo spostamento del joystick nelle varie direzioni. Molti dicono che il mouse Commodore 1350, simulando il joystick, non sia molto sensibile. In realtà io mi trovo piuttosto bene, il mouse è preciso e si riescono a premere i pulsanti agevolmente. Il mouse muove il cursore a diverse velocità, proprio come farebbe un mouse moderno. Finalmente, con il mouse, è molto più facile utilizzare le applicazioni della Final Cartridge 3 Plus. Siete curiosi di vedere come è fatto il mouse all'interno? Smontiamolo, così già che ci siamo gli diamo una bella pulita. Il primo passo per aprire il mouse è liberare la pallina che si trova all'interno.
Facciamo scorrere lo sportellino per aprirlo. Poi svitiamo le due viti che tengono la custodia chiusa. Per separare i due gusci, dopo aver svitato le due viti, bisogna far scorrere il guscio superiore all'indietro, in modo che si sfilino i gancetti anteriori. Non tentate di aprire il contenitore in altro modo, altrimenti rischiate di rompere i gancetti di chiusura. Possiamo quindi separare la scheda elettronica dal guscio inferiore. È fissata con due sole viti. Se la scheda è impolverata, possiamo spazzolarla delicatamente. Spazzoliamo via la polvere da entrambe le facce del PCB. Sebbene io abbia tolto le due ruote foniche per pulirle, vi sconsiglio assolutamente di effettuare questa operazione. Mi ha capito? Sì. Infatti le plastiche sono ormai indurite dall'età e potrebbero spezzarsi nel tentativo di sfilare due perni con le rotelle. Inoltre è molto agevole pulire i perni e le rotelle anche se si trovano nella loro posizione. Oltre ai due perni delle direzioni X e Y del movimento del mouse, bisogna ricordarsi di pulire anche la terza rotella, quella che spinge la pallina verso le altre due rotelle. Possiamo ora pulire il cavo. Utilizziamo un po' di acqua e sgassatore. Dopo aver pulito il cavo, lo ripassiamo con un panno inumidito con sola acqua. Puliamo anche il connettore e il fermacavo, utilizzando un panno e lo spazzolino da denti. Infine, possiamo asciugare il tutto. Rimonto le due ruote foniche nella loro posizione. Come vi avevo già detto prima, potete tranquillamente evitare di toglierle, tanto si riescono a pulire facilmente anche se rimangono nella loro posizione. Inoltre eviterete di danneggiare i supporti. Terminata la pulizia della scheda, dei perni, delle rotelle e del cavo, mi sono accorto che le saldature di alcuni diodi infrarossi erano fatte male, così le ho ripristinate. Passiamo ora al contenitore plastico del mouse. Per pulirlo lo immergiamo in acqua tiepida in cui è presente un po' di sgrassatore. Puliamo bene tutte le parti del contenitore con una spugna. Per le parti difficili da raggiungere con la spugna possiamo aiutarci con lo spazzolino da denti. Dopo la pulizia è importante asciugare bene il contenitore in modo che non conservi umidità che può essere dannosa per la scheda elettronica. Per asciugarlo, oltre a un panno in microfibra, possiamo usare l'aria compressa prestando attenzione a non danneggiare le parti delicate del contenitore. Prima di richiudere il mouse, effettuo una prova collegandolo al Commodore 64. Sebbene io svolga questa operazione in tranquillità, non vi consiglio di effettuarla. Il vostro corpo potrebbe essere carico di energia elettrostatica e potreste danneggiare il mouse. Io sono tranquillo perché indosso vestiti adeguati a non caricarmi elettrostaticamente e inoltre, prima di toccare il mouse,
mi sono scaricato a terra, toccando le parti metalliche del mio banco da lavoro. Tutto funziona a dovere. Possiamo procedere a rimontare la scheda elettronica del mouse Commodore 1350 dentro al contenitore plastico. L'operazione è molto semplice, si tratta di rimettere il PCB nella stessa posizione che aveva in origine e riavvitare le due viti. Mettiamo un goccio di lubrificante sulle parti dei perni che strisciano sulla plastica. Non bisogna esagerare, ne basta solo una piccola goccia per ciascuna parte che fa attrito. Richiudiamo il contenitore plastico. Facciamo scorrere la parte superiore del guscio in modo da riagganciare i supporti anteriori. Quando le parti del contenitore sono perfettamente allineate, possiamo procedere ad avvitare le due viti con un cacciavite a stella. Riposizioniamo la sfera e chiudiamo lo sportellino, facendolo scorrere per bloccarlo. Ed ecco qui il nostro mouse per il Commodore 64, come nuovo. Se volete potete spruzzare un po' di disossidante per i contatti all'interno del connettore. Se anche questo video vi è piaciuto potete mettere un like e farmelo sapere nei commenti. Per essere avvisati quando pubblicherò altri video relativi a retrocomputer e elettronica vintage, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche. Un saluto da Amedeo Valoroso!